Lucio Fulci è un personaggio nel cinema di grande valore sia come sceneggiatore che come regista, perché poi per scelte di vita, insomma, si è buttato su tutti i generi, insomma, non si è mai, non si è mai dato troppa esaltazione, non si è mai sfruttato, però poteva essere uno degli autori del nostro cinema. E lo è, perché come fama ce l'aveva, almeno all'interno del sistema. Quello che si racconta di Fulci risponde a verità, però le verità, come sempre, hanno doppio risvolto, no? Ogni medaglia ha il suo rovescio. Fulci senz'altro era burbero, era anche sostenuto dal successo che nel momento in cui io sono riuscito a conoscerlo, a lavorare con lui, lo trascinava in alto sia da un punto di vista commerciale che da un punto di vista estimatorio, perché comunque era considerato, sempre stato considerato un bravo regista. First era un grande professionista, molto bravo. Due, second, era molto colto e conosceva tante cose. Terzo, era un gran bugiardo, era un bugiardone, uno di quelli che praticamente parlava male di tutti. Alla fine uno pensava che a forza di parlare male di tutti parlava pure male di se stesso. Credo che un po' tutti i registi, salvo rari casi, sono un tantino, devono essere determinati. Gli attori hanno bisogno, a mio avviso, io poi non ho mai approfondito più di tanto perché non mi sono mai interessato fino in fondo del rapporto attori-regista, io mi sono più occupato di soddisfare il regista a livello di interpretare quello che a livello di immagine il regista mi chiedeva di riproporre. Però sul set mi sono accorto che i registi molto spesso per riuscire a ottenere quello che vogliono devono passare dalla gentilezza alla determinazione, alla brutalità a volte. Lavorano di psicologia, quindi non ci sono delle regole. Penso che il regista comunque se riesce a ottenere quello che vuole, il fine giustifica i mezzi. Io non mi sento di definire un regista cattivo se apparentemente sul set redarguisce un attore perché sbaglia le battute o via dicendo. L'importante è che poi alla fine quello che si riesce a ottenere a livello drammaturgico e recitativo rientri nel risultato che il regista si prefigge di ottenere. A mio avviso Fulci, come molti registi che mi è capitato di conoscere, aveva una profonda cultura figurativa. A mio avviso un regista privo di cultura figurativa difficilmente riesce
a ottenere dai suoi collaboratori, e nella fattispecie dagli scenografi, dai costumisti e dai direttori della fotografia, dei risultati apprezzabili, perché in ogni caso il cinema è una riproposta di immagini, e le sensazioni, le emozioni che il cinema offre passano obbligatoriamente dal risultato figurativo, da quello che si riesce a ottenere a livello di immagine. E Fulci, ho capito subito che Fulci aveva un modo di proporre l'emozione attraverso l'immagine che non era mai casuale, era comunque studiata, in ogni caso frutto di una conoscenza profonda di immagini assimilate e digerite durante l'arco della sua preparazione culturale. Mi riferisco in particolare a dei dettagli che a volte sfuggono, ma attraverso i quali mi sono reso conto che lui comunque capiva come riuscire a penetrare sull'emozione dello spettatore attraverso delle sensazioni che venivano rafforzate da un colore, per esempio, oppure da una crepa sul muro che diventava quasi una citazione di un Burri, per dire. E quindi non c'era mai casualità nel risultato che lui riusciva a ottenere. E per cui per me è stato molto interessante lavorare con lui, perché è stata una collaborazione fruttuosa, in quanto che lui mi sono accorto non lasciava mai nulla al caso, c'era una ricerca su quello che lui intendeva realizzare. Lucio aveva le idee chiarissime musicalmente, cioè Lucio quando ti diceva qui ci voglio un valzer, faccio un esempio, lui in Sodoma's Ghost voleva all'inizio un valzer. Io quando lo abbiamo visionato insieme le scene ho detto, dico, ma Lucio sei sicuro che qui vabbè, tranquillo. In effetti poi ha funzionato, e subito dopo nella scena, appena finisce il valzer, voleva un can-can, e anche quello funzionava poi all'atto pratico. Ecco, il ricordo che ho di Lucio è sicuramente la sua competenza musicale, assai elevata non tanto per una cultura generica così, ma per l'aver chiaro cosa volesse, che per un musicista nel momento in cui il regista ha le idee così chiare e sono giuste è un aiuto incredibile. Io mi sono sempre detto, ne avessi incontrati tanti come Lucio, perché voglio dire, se tu mi fai vedere una scena e mi dici che ci metteresti, benissimo, il mio lavoro, dopo ti faccio un provino su scena, quello che ti pare, oppure metto al pianoforte, mentre passa la scena ti faccio sentire più o meno quello che invece uno che mi dice, io qua ci metterei questo, ce lo proviamo? Certo, per cui è stato, ripeto, è stato un ottimo rapporto, lui mi ha sicuramente aiutato nel comporre, no, non è che mi scrivesse la musica, sia ben chiaro, però l'idea, lui lancia un'idea, io se sono bravo la afferro, un po' come Morricone e Sergio Leone, perché non so se magari non l'avete già intervistato, non ricordo, no, credo che pure lui vi dirà la stessa cosa, ovviamente, beato lui, in situazioni un po' più larghe, ma Sergio Leone è stato spessissimo colui che ha lanciato l'idea a Morricone riguardo la musica da mettere, e in effetti poi ha funzionato, insomma, no? Quindi ritornando a Lucio, io credo che sia stato forse uno dei più bei rapporti che abbia avuto con un regista, assolutamente.
negli anni '80 c'è stata sicuramente una mutazione del rapporto del musicista nei confronti del film, quindi della colonna sonora, eccetera, eccetera. Basti dire che quando io ho iniziato, nel momento in cui tu dimostravi al regista che quello che componevi fosse di sua soddisfazione, lo soddisfaceva e quindi era un prodotto valido, certo non c'erano i cachet dei grandi musicisti, ma in ogni modo il problema principale era quello: se io all'epoca non esistevano campionatori, non esisteva qualche tastiera elettronica, ma se si voleva dare un impatto sonoro prepotente, un impatto sonoro importante, bisognava chiamare l'orchestra. L'orchestra costava e quindi automaticamente se non c'era un budget, se non c'erano dei cachet adeguati, l'orchestra non si poteva chiamare. Sì, potevi chiamare, facevi un turno, due, con due violini, una viola e un violoncello, giusto per dare quel senso di verità ai suoni, ma poi ti dovevi arrangiare con sintetizzatori, quelli che c'erano all'epoca, che in ogni caso erano abbastanza miseri, o se no appunto pianoforte, organo, queste cose qui. Tant'è che se ci andiamo a risentire molte colonne sonore, specialmente del cinema italiano, sentiremo che l'organo Hammond per esempio imperversa, perché ovviamente era uno strumento che riempiva, perché è uno strumento che si sa imporre, però nello stesso tempo è un suono che è fine a se stesso, è un bellissimo suono, ma una colonna sonora dove lo senti troppe volte non ha la potenza di un'orchestra d'archi, insomma. Quindi si è cominciato a sentire particolarmente il momento di crisi del cinema italiano quando tu dicevi per questo film sì, ok, ci vuole un'orchestra, non dico tanto, 4 turni con 30 persone d'orchestra, poi 30 persone erano pochissime, se andiamo a stringere, perché con 30 persone, quando hai chiamato 12 violini, 4 viole, 4 violoncelli, 2 contrabbassi, e già siamo a 22, e gli altri 8 ci metti un flauto, cioè un po' di strumenti veri, insomma, per dare un minimo di impatto alla colonna sonora, ecco là che hai fatto 30 persone. 3 turni con 30 persone già erano diventati impossibili, per i costi ovviamente, no? Perché poi c'era lo studio di registrazione, in modo doveva contenere queste 30 persone, e mentre prima non si guardavano a questi, neanche si presentavano questi problemi, a un certo punto si sono cominciati a presentare. Che cosa è successo? È successo che il compositore, io e credo anche i miei colleghi, la maggior parte, insomma, si sono dovuti piano piano ridimensionare musicalmente, e quindi cercare di essere, che poi è stata sicuramente una sfida, ma cercare di essere sempre bravi, competitivi, però con risorse minime, quindi diciamo vuoi esternare, che ne so, nel caso, dato che io ho fatto moltissimi film di paura, vuoi esternare l'horror, se prima lo facevi col tremolo di 30 archi, adesso lo facevi col tremolo di 2 violini. Fulci, da quello che ricordo di lui, nella sua stravaganza era anche abbastanza ironico, anche con un pizzico di cattiveria, però la cattiveria del caricaturista, cioè è difficile che un caricaturista riesca a esaltare gli aspetti positivi di un personaggio. Lui era in grado di capire le persone che lo circondavano e di riuscire a carpire e a individuare quali erano gli aspetti su cui poter far leva, perché poi la presa in giro, il motto di spirito, servono anche per generare una forma di prevaricazione e mettere, se vogliamo, l'interlocutore, la vittima della beffa, dello scherzo, in lieve sudditanza psicologica, per cui lui, per riuscire a dominare il collaboratore, qualche volta lo prendeva anche in giro.
ma lo faceva con molta eleganza, con molta raffinatezza. La sua volgarità era solo apparente, perché in realtà la sua cultura scavalcava la volgarità e diventava anche una forma di presa in giro divertente. Io quando mi prendeva in giro lo faceva con un minimo di cattiveria, qualche volta anche con delle forme così, di voluta intenzione malvagia, perché poi all'inizio soprattutto non gli stavo simpatico, per tanti motivi che adesso non mi va di raccontare. Però poi alla fine il film è venuto bene e noi abbiamo avuto ancora modo di lavorare insieme. Infatti, anche se proprio non per un film vero e proprio, ma per dei telefilm, abbiamo fatto insieme la dolce casa degli orrori. Fulci lo incontravo nel mio studio, lo incontravo in orchestra quando registravamo e lo incontravo in sala di mix quando mixavamo il film. Anche con quelli che lavoravano in sala mix, e quindi si parla del montatore, dell'editore degli effetti, eccetera, eccetera, a me è sembrato sempre una persona cortesissima. Poi, per carità, se era come Mr. Hyde che si toglieva la maschera e diventava io questo, ma non è che io ero affezionato a questa persona, però non è che lo dico solo per questo, lo dico solo perché in effetti questa è la verità, almeno vista dalla mia ottica. Per quanto riguarda purtroppo la degenerazione della sua malattia, diciamo, io mi ricordo che l'ultimo lavoro, adesso non so bene come collocarlo perché non mi ricordo esattamente quale fosse, però era diventato un po' più approssimativo, nel senso che mentre prima voleva sentire tutto quanto e voleva essere messa al corrente di tutto quello che io decidevo come orchestrazione, come addirittura la scelta delle note, insomma, no? Il tempo, il ritmo e cose del genere, poi alla fine invece mi ha lasciato molto libero e questo secondo me era semplicemente dovuto al fatto che cominciava a essere stanco, insomma. Era particolare, cioè Lucio la mia esperienza con Lucio è legata alla sceneggiatura di Zombie 3 e praticamente eravamo io e Rossella che lo frequentavamo, stavamo con lui in ufficio per verificare alcune cose. Allora quando stava con te lui parlava male degli altri, quando stava con gli altri parlava male di te, era più forte di lui. E infatti in alcune diciamo, biografie che ho letto ha parlato male di tutti, compreso me. Il problema grosso è che noi abbiamo scritto questa sceneggiatura Zombie 3 pensando di rifarci dalla sceneggiatura di Virus con un film diciamo, molto potente dal punto di vista della sceneggiatura. Mentre Lucio purtroppo era malato, aveva questo problema che aveva un tumore al fegato, quindi non era roba da ridere. E nelle Filippine dove ho detto c'è questo problema di come dire, temperatura particolare, 40 gradi, non è che li facessero bene, quindi lui non ha finito il film. Il problema grosso è stato che praticamente il materiale che ci è arrivato non era sufficiente per montare il film. E siccome Lucio non poteva tornare nelle Filippine per girare ancora, io lo chiamai e gli chiesi, Lucio, posso andare io con Bruno e cercare di finire il film? Lui mi ha dato l'autorizzazione e abbiamo finito Zombie 3. Però Zombie 3 è un film di Lucio Fulci, che io e Bruno l'abbiamo poi terminato per una questione, diciamo, di legame con il produttore, che il produttore era Caldenzi della Flora Film. Non vuol dire niente, il film è un film di Lucio Fulci. Poi che lui lo disconosca o dica altre cose, tutte cose che appartengono alla terza cosa che ho detto, cioè era un bugiardo. Lucio ha fatto più o meno di tutto, dai film drammatici ai film addirittura quelli, come si chiamano,
i musicarelli, Franco Franchi e Ciccio Garcia, ha fatto un sacco di cose e poi ha cominciato a fare anche horror e film del genere. Uno dei film migliori secondo me di Lucio era Un si servizia così un paperino, che è un film molto intelligente perché è un film horror ambientato in Italia, dove l'Italia c'è, non è negata. Quindi praticamente, che sarebbe il film con Thomas Miller e Florinda Bolk, è un film intelligentissimo perché parla di pedofilia, di cose molto gravi, in maniera però, come dire, squisitamente fulciana. Quindi per me è un grande regista. L'esperienza mia con Lucio è stata particolare perché purtroppo mi è capitato nel periodo peggiore della sua vita, perché aveva uno stomaco così, stava male, si vedeva, però era bianco, e quindi secondo me non era nemmeno giusto mandarlo nelle Filippine a girare Zombie 3 perché non ce la poteva fare. Per stare nelle Filippine bisogna stare bene di salute, se no è un posto difficile. Diciamo, avendo avuto tutte le esperienze del cinema che ho detto prima, cioè dai film di Franco, Ciccio, i musicarelli, aveva in più rispetto ad altri registi diciamo un punto in più rispetto agli altri. Quindi quando lui si cimentava nell'horror e faceva i film fra parentesi di Girolamo, gli ha prodotto Murder Rock, un altro film tipicamente pazzo, perché folle, perché ci sta i ballerini e c'è l'assassino. E lui aveva secondo me è per questo che quando lui decise di fare Zombie 3, parlando con il nostro produttore Gaudenzi, con il quale noi stavamo lavorando, che è lo stesso produttore di After Death e di tutti i film che abbiamo fatto con Bruno, e lui ci disse: ma ve la prendete se prendo Lucio Fulci per fare questo film di zombie? Lui in realtà l'ha fatto per una ragione semplice, perché Zombie 2 di Fulci andò molto bene al cinema e quindi ha pensato: se faccio dopo Zombie 2 Zombie 3, no? È molto più materiale, come dico. E in realtà lui aveva questa, diciamo, anima di cineasta completo, per cui riusciva a fare delle cose in più rispetto ad altri. Se voi vedete in Zombie 3 c'è una scena tipicamente da Lucio Fulci, che è lo zombie con il macete che cerca di ammazzare l'attrice Beatrice Ring, che è girata a velocità ed è molto intelligente. Poi c'è lui che è attaccato alla scena di quella che apre il frigorifero e si vede la testa che però secondo me non è a livello di quella che ha girato appunto dello zombie col macete, che era una cosa particolare, una cosa, e questo apparteneva al tipo di cinema di Lucio, che praticamente ha fatto delle cose eccezionali anche nel cinema horror. Voi conoscete Dario Argento, no? Sicuramente. Dario Argento, oltre che regista, è anche produttore. Mi voleva assolutamente far girare un film che si chiamava Maschera di cera, che poi ha girato Stivaletti, Sergio Stivaletti, che sicuramente conoscete anche lui, che è uno che fa gli effetti speciali. E praticamente Argento mi disse, era appena morto, era morto da poco, e durante il funerale, dove Dario ha fatto un po' l'onoranza funebre, dopo il funerale mi avvicina Dario e mi dice: guarda che Lucio mi ha chiesto, perché doveva girarlo Lucio Fulci, Maschera di cera, mi ha chiesto di girare, che tu girassi Maschera di cera. Io ho detto: guarda, mi puoi dire tutto, ma io a questa cosa non ci credo nemmeno un attimo, perché Lucio non ci pensava proprio, cioè non aveva, diciamo che a livello professionale Lucio Fulci, Gio D'Amato stanno più o meno alla pari, nel senso che però umanamente, questo permettete
che io lo dica, Joe sta in paradiso e Lucio sta un po' più giù, diciamo, non all'inferno ma in mezzo. Indubbiamente, inevitabilmente, per la mia piacere del cinema gore, la caduta del prete, che era questo attore francese Marc Porel, che cade sulla roccia e si frantuma piano piano tutta la fascia. È una scena girata in maniera eccezionale, con all'epoca un bel coraggio per farla. Già il coraggio che in Italia, paese del Papa e della Chiesa, tu fai un prete pedofilo che ammazza i bambini, è già forte. In più c'era questo finale che io ho apprezzato molto, perché mi ricordo che fu una scena che mi impressionò molto, questa caduta di Marc Porel dalla questa rupe, questa montagna, dove piano piano tutta la fascia si disintegra un po' alla volta, che è una cosa che non ho visto in quasi nessun film, era molto originale. Diciamo che tutto il film era molto originale, molto particolare. Well, Lucio Fulci was quite well known. Now, a bit less, because there's not been done a big job to let him be more known again to the Italians. But I know that internationally he's very well known. So at the time when they told me that Lucio Fulci was doing the movie, I said to my agent, let's make the casting. I arrived to the casting and I did an audition with him, but very shortly, because in fact he was watching me, listening, speaking to me, and he said, yes, I will take you for this. So he knew immediately what he wants from me. He asked me to make this clochard. So probably he saw a clochard in me. The spirit of clochard is part of me, in fact. I'm a free spirit, a bit anarchist, yeah. No, I was not afraid. I was used in Italy, we are quite elastic and flexible actors. Sometimes happens to me to work with some American actors, full of Strasbourg and the methods. And when they start to work here, they get upset. They don't know how to deal, because there is no time for concentration, there is no time for rehearsal, there is no time for anything. Sometimes I did some movies here in Italy as a lead, and I got the script day by day, or the day after the shooting, not the day before. So really you have to improvise and to be very flexible, which is probably one of the qualities of our work as actors, the capacity of adaptation to the different situations. And so I was used to the idea that it could be a rich movie or a poor movie. This movie was a kind of low budget, yes, but the presence of Lucio Fulci gives charisma, atmosphere to the set, because the guy was on the set really like a prince. Imagine he was sitting on a chair in a yogi way, and he was singing all the time Lucio Dalla melodies. He likes to sing. So between one shot and another shot, he was singing Lucio Dalla songs and enjoying himself with a bit of hashish, probably, yes. But it was relaxed. In a very, the image that I got from him was completely different from the cliché that sometimes people give. Of course, for example, one day he got very nervous because there was an accident where the nephew fell down with a motorcycle and break the leg. So unfortunately, that day was the day where he was shooting the main scene. So it was quite complicated for me. But the other days, it was fine. If you want, I can tell you now what happened, so later, as you wish. Driving. The actor was driving. The main actor was driving, so far I remember. It was quite complicated because the street was not straight, it was a complicated road. And I didn't know how long I was going to run. It was an enormous, long shot. I think I was running about 2 kilometers. He just finished the whole caricature, the whole charge of the camera, and then of course he didn't use all of that. And I was with this beard, and I was with artificial stuff, I was with broken shoes, so I couldn't run very well. And it was really a marathon. He enjoyed very much.
in that sense, I really hate him at the time. But you know, he was laughing, happy to see that I was athletically in good form and I could run so long and he could enjoy so much to have the camera car close to me, the other car pushing from behind. And it was dangerous because I couldn't jump right and left. The bush was very, you know, I could just run. I was on the tramp. But I resisted and I was sweating like hell. At the end, it finished only because it was finished the road. Otherwise, he would go on because he liked it so much that shot. It was really watching me. It was giving me the energy. You know, go on to start because the audio, of course, was not recorded. No? So I could hear him screaming and giving. He was very excited, and probably because of the accident of the day, he was particularly aggressive on that point. Okay. I survived. The accident was simply that there was a motorbike, if I remember, was Antonella, that fell down and break a leg or an arm, I think arm. And they arrived the news on the set in the morning, so he got very upset because he knew that she was driving, she was young, you know, she was driving. So I remember that the reflection of this accident was that he became the whole day very tense. But in other days he was fine. He was shooting also inside of the villa with the main actor, and absolutely okay. I have a memory of an artist by thinking about Lucio Fulci. Artists like that are missing because this person was living for the cinema. He was cinema. You feel that he was aware of everything, of the light, of the scenography, of the level of the performing of the actors. He was aware of everything. He knew the whole complexity of the machine. Now when you are working with some young film director, rarely you see that they know, for example, how to deal with the psychology of the actors. Often they are fantastic about how to feel, but they don't know how to ask to the actors what kind of feelings to give to the camera. And that's part of our society, because of course the training of those people was much bigger. They did many movies to have the possibility to experience, you know. And when you don't make so many movies, actually, in fact, I always suggest to everybody to play also theater, because I think that theater is a fantastic school to learn how to deal with the psychology of the people. Then, of course, it's another media. You have to work in another way, completely. It's another job for an actor to perform in film or to perform in theater. But the discipline and the practice of the theater helps a lot when you're in front of the camera. Actually, the difference is that when you're in front of many eyes, you play theater. When you're in front of one eye, you make movies. It's only one, not even two, one. Lucio Fulci was notorious because after Zombie 2, it was well known. But of course, it was more known abroad than in Italy. We are in front of a director, very eclectic. He was doing these music films that actually is the kind of first experiments of video clip, because he was already promoting through the films the singers, no? And then in that movie also, yes, also even Chet Baker, because he loves jazz very much. Even Chet Baker was involved in one of these movies. With Celentano, Mina, and so on. Then he also was able to do comic movies, like with Franco Fracchi and Chicho Ingrassia, Legionari, which was a quite good success. But then also spaghetti western. So it was very eclectic in form of his way to be a film director. Horror arrives a little bit later, not immediately. He was already, probably yes, somebody says that he started to make horror because they cost less. And so he could afford, because it was very prolific director. He did many films. He likes very much to be on the set and shoot. So, in fact, probably for this reason, he accepts to make films cheaper, less money, just for to have the pleasure to be on the set, to deal with the actors, to deal with the camera. So when I started to work with Lucio Fulci, it was actually, we were shooting a film series for two producers called Nannierini and Lucidi, that were
executive producing for another company, that was executive producing for another company, that was executive producing for television. So it was kind of very complicated scheme of productions. But they were doing this series of films with many directors, which were supposed to compose a collection called Lucio Fulci Presents. And so I got the chance at one point to meet him, because Lucio was supposed to shoot 2 of them. And but before, there was kind of a trouble with one of the film. The film turned out to be too short, so there was some reshooting, and they brought in Lucio ahead of the schedule of his films to supervise the visual effects, I mean special effects, especially makeup, you know, he was very good at that. And so I remember one day they said, oh, and tomorrow we will have this very famous director coming on set, who's gonna come to pick him up? And I heard these discussions between the productions assistant. Fuck, it's so far from my place. It's 30 kilometers from home. I could go. I said, I can go to pick him up. I want to meet the guy, so I'm sacrificing myself to meet him. So I went to pick him up. It was very early in the morning. It was 2 hours driving from my place. Sat in the car and was looking at me. Well, who are you? Okay, I'm working for the production. I'm the assistant director of this film, but okay. And then, of course, we had to spend this huge drive to the film set, which was from his house, another 30 kilometers in the traffic of Rome. And I started to ask questions. I said, okay, oh, I've seen that movie of yours, Fear on the City of the Living Dead, so I would like to know how you shot that, how you shot, which film stock you use, and I saw your film of yours, The Beyond, and blah, blah, and he was looking at me very weirdly. And as soon as we arrived, went out of the car and went to the producer. What the fuck, you sent me to pick him up? That guy knows everything about my films. So we started this kind of relationship, and he wanted me to go to pick him up every morning. And it was fun because we were speaking about art, movies, football, which was very important. We were sharing the same passion for the same team, Rome, of course. And when it comes to shoot with him, actually I was kind of fired, because the production had one guy that was friend of some other friends of the producer, so I said, I'm sorry, I got to go because there's no room enough for me, and he wanted to keep me, so that's the reason why I shot 2 films, those 2 films, the first 2 films with him. Yes, he was tempered and he was screaming at me all the time. We had a very nice relationship until we were going on the set of the film. As soon as we was going out of the car, he started screaming, saying, move your ass, you're good at nothing, fuck yourself, come on, move. But it was, good in a, I don't know how to tell you, he was doing that in a good way. Like trying to push me to the limit, to let me achieve my best, to give the best for the film. And aside of that, yes, I know that it wasn't really that difficult to get along with him. And he was screaming a lot to the people also who he didn't like, and that was terrible, because if he didn't like you, he could be very nasty, especially to someone that wasn't delivering or giving his best during the production, which was very complicated because it was 3 weeks. It was supposed to be 2.5, but we were shooting in 3 because it was too difficult to achieve to shoot a movie in 12 days, and with a very, very tight budget. So I got along well with him. Even if he was screaming, it was fun. Faceva tutti i generi. A me, fra l'altro, questa cosa piace molto, perché un regista deve essere un professionista buono per tutte le occasioni, per migliorare anche le peggiori. Quindi Lucio Fulci aveva questa caratteristica. Io avevo avuto modo di apprezzarlo, in parte anche di invidiarlo, perché faceva film. A me piace il lavoro del fare film, del fare cinema, e quindi lui era uno di questi. Quindi quando era in forma ancora, fra l'altro avevamo in comune degli agenti,
gli agenti che avevano in mano un po' tutti i personaggi, Franchi e Ingrassia per dire i primi forti, eccetera, però avevano anche in mano tutti quelli che provenivano dalla vecchia rivista, dall'avanspettacolo, eccetera. Sempre personale artistico che io ho sempre molto ammirato e apprezzato, fin da piccolo, indipendentemente dal lavoro di regista. E questi agenti avevano, fra l'altro, Fulci, perché ha fatto dei film con Franchi e Ingrassia, fece anche un film dove c'era Buster Keaton, niente meno. E questo nel periodo degli anni 70. Poi, dopo molto tempo, invece l'ho rincrociato, ma stava male. Era ormai arrivato, infatti è morto poco dopo quel film, che risulta che abbiamo fatto insieme, ma lui purtroppo non aveva neanche voglia, insomma, era proprio ammalato. Era diventata un'altra persona, era schiavo della malattia, forse la cirrosi, adesso. Però, insomma, stava male e quindi quando ho avuto finalmente l'occasione di collaborare e quindi di lavorarci insieme, lui non era più quello che poteva essere, insomma, non era più all'altezza della sua stessa situazione. E comunque ogni tanto sparava qualche suggerimento che erano sempre d'altissimo livello, capito? E anche il suo modo pratico di chiudere le scene, tante volte me lo ricordo, anche in film del passato, era sempre sicuro che pur violando alcune regole fondamentali il film avrebbe funzionato lo stesso. E questa è una qualità che io ho sempre apprezzato e che gli ho sempre ammirato, a lui, anche ad altri, ma insomma a lui in particolare. Noi ci siamo conosciuti quando, frequentando gli stessi agenti, appunto, che ti dicevo prima, negli anni 70. Però lui era un regista affermato, io ero un aspirante regista, quindi c'era un po' la reverenza che si deve a chi già è in pieno lavoro e non ha bisogno di darsi particolarmente da fare per avere lavoro. E in quell'occasione quindi l'ho conosciuto, ci siamo parlati parecchie volte, confidenzialmente, insomma, fra colleghi. Lui era molto brusco, ma molto, ripeto, molto conciso anche nei rapporti, almeno per quanto ricordo io, per quanto mi riguarda. Ma sempre fecondo di qualcosa di utile, sia come consiglio professionale che come consiglio di vita, anche se lui stesso non ha approfittato dei suoi consigli. Stiamo parlando del 1988 e lui credo sia morto nell'89, però prima di morire è stato male, insomma, era persino inguardabile, insomma, certe malattie ti riducono male anche d'aspetto. Era quasi impossibile riconoscere il personaggio che io conoscevo invece già e che avevo pure apprezzato. Che io l'abbia apprezzato non vuol dire niente, lo apprezzavano in molti, insomma. Ne ha fatti talmente tanti che neanche mi vengono i titoli, non mi ricordo manco dei miei, che ne ho fatti pochi. Però mi hanno colpito delle sequenze che appartengono a diversi tipi di film, soprattutto nel genere horror, che poi è quello che in qualche modo o poliziesco, che è quello che un po' mi piace, che un po' preferisco, insomma. E c'erano dei film dell'orrore che avevano delle sequenze che sono da maestro, anche se potevano sembrare scopiazzate dai grandi, ma nel cinema, come in tutte le attività anche artistiche, si scopiazza. Al tempo di Mozart c'era il traffico di melodie, come c'è oggi quello della droga, insomma. Quindi non è questo il punto. Però erano sequenze magistrali, che appartengono a diversi tipi di film, che poi magari il film non era un granché, o perlomeno non era giudicato tale, e però le sequenze dentro erano da portare come esempio in qualunque alta scuola di cinema, insomma. Time cannot cancel the unholy pact with Satan.
Ci sono due cose, una pratica e elementare che riguarda il tipo di produzione e di produttore, e l'altra invece di natura un po' più aulica. Insomma, il primo è che certi produttori dovevano chiudere il film, e nel mio caso in particolare un produttore di grande intelligenza ma pieno sempre di buffi doveva fare un film per chiudere i debiti del precedente e via così. E quindi si affidava alle distribuzioni estere per avere quel minimo garantito che forse in Italia non davano più come si era soliti, insomma, perché siamo alla fine degli anni '80 e stiamo in un momento di passaggio che sta cambiando radicalmente il sistema distributivo dei film. Prima la distribuzione nazionale era determinante e poi è andata sempre più scemando per cedere il passo a quello che sarebbe stato l'avvento della televisione nel cinema, che la fa da padrone come distributore, come produttore, eccetera. Quindi i produttori che dovevano comunque produrre e fare film si dovevano affidare all'estero. In quel senso lui aveva degli ottimi contatti e quindi faceva dei film che sapeva potevano andare un po' dappertutto. E qui arriviamo alla versione un po' più aulica del problema, cioè di pensare al cinema come qualcosa di internazionale e non di troppo locale. Cioè immaginare che certe premesse o certe, non sequenze, ma storie o trame o modo di impostarle potessero funzionare un po' presso tutte le culture. E quindi in quel senso il film è andato bene. È andato bene anche perché noi in genere abbiamo sempre in mente il grande mercato americano, ma così come ce l'abbiamo in mente, così abbiamo in mente che sia inaccessibile alle nostre produzioni medie e basse. E in realtà quel film poteva andare anche lì, infatti credo che l'abbia venduto persino in lingua inglese negli Stati Uniti, con esiti che non conosco, eccetera. Viceversa, mentre potevi dalla distribuzione italiana cercare di capire come andava il film, quando c'hai in mano all'estero non sai più che fine faccia quel film. Potrebbe essere andato benissimo o malissimo, io non so né l'uno né l'altro. Male non è andato perché in paesi di lingua inglese comunque ha funzionato, forse anche negli Stati Uniti. Però a noi non ce ne viene niente, né come fama né come emolumento economico, perché nel sistema delle vendite all'estero, almeno da parte dell'Italia, quello che funzionava era che una volta venduto tu del film non avevi più nessun diritto e quindi contava il prezzo a cui lo vendevi e non l'esito che avrebbe avuto il film presso le distribuzioni estere. Questo è quanto. Però dovevi stare attento a che i meccanismi della storia funzionassero un po' dappertutto, fossero apprezzabili anche da culture straniere, insomma. Ma l'horror praticamente è un po' la mia vita in qualche modo, nel senso che ho cominciato da spettatore, da lettore di film e di libri, di romanzi, racconti horror, quindi è una passione vera e propria che mi ha sempre accompagnato e tuttora continuo a farlo, quindi è una passione completa, totale. Beh, è stato abbastanza strano perché io in realtà lo conoscevo già da qualche anno, da 4 anni, dal 1986 per essere precisi, e ho collaborato con lui a un altro film che si chiama Demonia, e ho scritto un soggetto, ma non sono accreditato. Subito dopo questo film, in cui ho fatto anche l'assistente alla regia, lui mi ha richiamato per scrivere Un gatto nel cervello e io in realtà mi rendevo conto di stare scrivendo con lui e per lui, però continuavo a essere un suo fan, quindi è stato abbastanza bizzarra come situazione e molto, molto gratificante, molto bella naturalmente. Allora, innanzitutto bisogna dire una cosa, che
la sceneggiatura, una parte della sceneggiatura era già scritta. Era scritta Fulci insieme a Giovanni Simonelli, che qui si firma come John Fitzsimon. Però Fulci non lo convinceva. C'erano delle cose che non funzionavano e mancava anche il protagonista. Perché inizialmente il protagonista non doveva essere lui Fulci, doveva essere un attore diciamo di seconda scelta in qualche modo americano, per interpretare appunto questo regista di film horror. Poi sono intervenuto io in un secondo momento e tutte le parti con Fulci, che a quel punto Fulci ha scelto di essere lui il protagonista, sua figlia, Camilla, io e anche forse qualcuno della produzione, l'abbiamo spinto a far sì che il protagonista fosse lui veramente, perché soltanto Fulci poteva interpretare Fulci, non un attore. Quindi detto questo, io personalmente mi sono occupato di tutte le parti di Fulci con lo psicanalista e con diciamo gli orrori che viene a vedere, praticamente in cui si trova coinvolto questa sottile linea di demarcazione tra la realtà e la fantasia. E le sue cose private, la maggior parte delle cose private ovviamente le ha scritte lui in prima persona. Io ho scritto magari altre cose, che ne so, l'omicidio della moglie del psicanalista per esempio, e così via, e tutti i raccordi, insomma, ovviamente essendo un film di montaggio tra una scena e l'altra. In ogni caso mi sono trovato confortevole abbastanza, insomma, in questa scrittura, perché comunque lo conoscevo già da anni e conoscevo bene il suo cinema, e quindi oltre al piacere di scrivere questa cosa per lui, sapevo dove andare in qualche modo a parare, insomma, ecco, tutte le sue ossessioni e le sue idee potevano essere sviluppate in un certo modo. Credo di aver collaborato, essere riuscito a farlo abbastanza bene, perché in realtà il film è un film di montaggio, come immagino sapete, ossia deriva da una serie che si chiama Lucio Fulci presenta o I maestri del thrilling, e quindi essendo il protagonista appunto Fulci stesso, un regista che in un certo momento perseguitato dagli suoi stessi incubi di celluloide, tutto quello che lui incontra nel corso di questa allucinante vicenda sono appunto le scene che si materializzano in qualche modo davanti ai suoi occhi e sono tratte appunto da questa serie di cui dicevo, di cui fanno parte anche due film di Fulci stesso, ossia Sodoma's Ghost e Quando Alice ruppe lo specchio. Quindi, per rispondere alla domanda, in realtà non è che ci sono state scene. Sì, il budget è ovvio, era molto low budget assolutamente, ma non ci sono state scene che non sono state girate rispetto allo script, perché comunque era tutto abbastanza ben compatto, collegato bene fra di loro, e questo materiale era già esistente. Ma io non so fino a che punto fosse stata una scelta precisa, nel senso che lui volesse veramente fare un film metacinematografico appunto, con lui dentro come protagonista e tutto appunto il suo mondo. Forse in parte sì, ma non credo proprio completamente, nel senso che comunque poi è stato un po' anche un gioco in qualche modo, divertito e anche divertente, credo, almeno in certe sequenze lo era, lo è. Tutto quello che accade alla fine si può vedere come una sorta appunto di riflessione sul cinema dell'orrore e su se stesso, in maniera magari potrebbe essere anche vista non solo da un punto di vista appunto divertente, bizzarro, diciamo surreale, ma forse anche in qualche modo malinconico o anche amaro per certi punti di vista. Ciò non toglie che diciamo, la piena consapevolezza di fare questa cosa, che poi è diventato un gatto nel cervello, è diventato poi appunto
un cult movie, perché se ne stiamo parlando anche adesso a distanza di tantissimi anni dalla sua uscita. È un film che ha comunque un seguito un po' in tutto il mondo. Questo è una cosa, insomma, da fa riflettere. Però che fosse tale veramente non lo so proprio fino a che punto. In gran parte credo di sì, però. Ma aneddoti ce ne sarebbero tanti. Io sono stato sul set, ho fatto una piccolissima parte sul set, e nel finale c'è lo psichiatra che è l'assassino, che viene ucciso fuori campo, però non si vede, viene ucciso dalla polizia, e c'è un poliziotto improbabile, che sono io, che lo copre con un lenzuolo, copre il volto di questo morto, appunto ucciso dalla polizia, con questo lenzuolo. E poi ci sono altri due che stanno con me, ci allontaniamo, io dico non c'ho più niente da fare per lui, qualcosa del genere, e ce ne andiamo. È stato un caso perché io ero andato lì a trovarlo e poi lui invece mi ha subito riciclato e messo sul set. Aneddoti, beh sì, anche in fase di scrittura sono, per esempio, c'è la scena del nazista e del giovane ufficiale nazista e della ragazza. Lui esce fuori dallo specchio, che è la scena tolta da Solomon's Ghost, e lì praticamente ho dovuto cambiare tutte le battute dei dialoghi fra di loro, perché si devono adattare in una certa maniera, così come anche la scena nel deposito di barche, con i due ragazzi che stanno fuori e la ragazza che sta dentro poi viene uccisa dall'assassino, che poi uccide a sua volta anche i due ragazzi che sono entrati dentro perché richiamati da quello che stava avvenendo. Aneddoti poi è anche di vario tipo, perché lui poi, Fulci, era una persona comunque che sdrammatizzava molto, anche sul set anche, ma quando c'era da essere seri bisognava essere seri naturalmente, però aveva un suo modo sempre molto ironico, molto simpatico di porsi, per cui il film diventava anche, tra virgolette, leggero, era piacevole, insomma, lavorare con lui, sia durante la preparazione che durante le riprese, però ti ripeto, sul set ci sono stato giusto un paio di volte. Okay. Ma non c'è in realtà un ricordo solo, ce ne sono tanti sparpagliati in maniera così un po' disordinata tra i miei pensieri. E posso dire, quando stavamo insieme in Sicilia a girare Demonia, io ero assistente alla regia, andavamo a mangiare insieme alcune volte la sera, oppure anche a Roma, che ci si vedeva al di là anche, insomma, dei progetti di lavoro che potevamo avere insieme. Andavo a casa sua, parlavamo di tante cose, anche molto anche di libri, perché lui aveva comunque, nei film si vede, una grande conoscenza letteraria di autori come Poe, Lovecraft, ma anche altri meno noti magari, la musica, insomma era una persona con cui si poteva parlare di tantissime cose, andare al cinema insieme anche, e quindi insomma forse non riesco a tirare fuori un ricordo solo, ma tanti piccoli / grandi ricordi che compongono poi, insomma, l'insieme di una figura che mi è molto cara. Allora, io sono stato coinvolto nel film Demonia per volere di Lucio, perché precedentemente avevo fatto già 2 film con lui in macchina, quindi erano la famosa Casa del Tempo e La dolce casa degli orrori. Dopodiché ha voluto me in macchina per il film Demonia, che c'era il direttore della fotografia, era Luigi Ciccarese. Allora, io ho conosciuto Lucio nel 1980, lui aveva appena finito di girare
il film Paura, la città dei morti viventi, insomma. L'avevo conosciuto così, mi avevano presentato, mi ricordo che era piuttosto grassottello all'epoca, e quindi quando l'ho rivisto nel 1990, quando ho fatto il film con lui, quasi non lo riconoscevo perché era stato malato e quindi era dimagrito di 20 kg, insomma. Diciamo la bellezza era di lavorare con Lucio, perché Lucio era incredibile, era una persona eccezionale, di una cultura eccezionale, era una specie di Wikipedia vivente, sapeva tutto, di musica, di qualsiasi cosa volevi chiedere a lui, era informatissimo, anche perché aveva studiato medicina, sapeva guidare le barche, sapeva fare tutto, insomma, e il regista lo sappiamo benissimo cosa sapeva fare. Allora, Demonia è stato girato, ricordo, in Sicilia a Caltabellotta, un paese sperduto su un paese abbandonato, e noi abbiamo girato dentro questo specie di castello e i mezzi a disposizione, devo dire, purtroppo devo dire che i film di Lucio non sono così eccessivi. Avevamo una macchina da presa, 35 mm, girato con 500 asa, ecco. Ma la bellezza di Lucio era nel girare specialmente le scene a passo uno, perché lui sapeva fare questo, ricreare i trucchi, non aveva bisogno di creare i trucchi in post-produzione, ma li faceva in diretta, questa era la sua bellezza. Ma nello stile di Lucio, con i suoi zoom velocissimi, a volte continui, sì, era un po' difficoltoso, non tanto per me, ma quanto per l'assistente operatore e il focus, insomma, quindi diciamo che gli attori, quando andavo stretto con lo zoom, si muovevano, e quindi la difficoltà di prendere il fuoco era molto complicato, ma era un suo linguaggio, era il linguaggio dell'epoca, era un linguaggio povero, perché i carrelli non si potevano fare, quindi perché prendevano tempo, non c'era ancora la Steadicam, non c'era ancora niente di questo linguaggio avanguardista, diciamo, e quindi l'unico mezzo per muovere la macchina era lo zoom. Ma il passaggio da operatore di macchina a direttore della fotografia l'ha voluto espressamente Lucio, perché conosceva le mie qualità sia di operatore, quindi ha voluto lui questo passaggio, e io ne sono stato grato di questa cosa, perché fare un film con Lucio come direttore della fotografia era da curriculum, era da presentazione. Il film, purtroppo, Il gatto nel cervello, è un film creato, siamo sempre con i mezzi poveri, era il periodo che Lucio aveva a disposizione un budget limitatissimo, i produttori all'epoca erano Luigi Nannerini e Antonio Lucidi. Era una piccola produzione che si facevano film, e abbiamo fatto 2 film attaccati, praticamente Il gatto nel cervello e come si chiama? Poi, oddio, io mi sono dimenticato. Le porte del silenzio, guarda, e Voci dal profondo. Voci dal profondo. Abbiamo fatto 2 film attaccati, Voci dal profondo e Il gatto nel cervello, quindi a distanza di poche settimane. E diciamo che di un budget abbiamo fatto 2 film, ecco come è andata. Dunque, Fulci purtroppo io l'ho conosciuto molto tardi nella mia carriera, e quindi quando ho fatto Il gatto agli occhi di Giada è solamente nero, no, non ho avuto occasione di incontrarlo, e credo che lui avesse fatto, non ricordo se prima o dopo, 7 note in nero, mi ricordo, un film molto bello, però
non è che noi registi che facevamo anche film di genere poi ci frequentassimo tutto sommato, quindi in realtà non c'era, ecco, non c'era un fermento culturale di questo tipo di registi che si incontravano e si conoscevano. Però sapevo che Fulci era un grande professionista, aveva fatto tantissimi film, ne sentivo parlare, ovviamente ne sentivo parlare nel bene e nel male. Ovviamente ha fatto dei film di grande valore, altri a seconda di come uno ragiona sul cinema potevano essere considerati anche dei trash come quelli con Ciccio Franco, no? Io non amavo certamente le commedie di Ciccio Franco, quindi non le andavo a vedere, però, ripeto, rimasi molto, molto colpito da Sette Nati in Nero, non solo perché era un po' più bel film come storia, sceneggiatura, ma era girato benissimo, quindi da allora conobbi Fulci e cominciai anche un po' a conoscere e a sapere quello che aveva fatto, perché non è che appunto avessi mai visto dei suoi film. Me ne mancano ancora tanti da vedere, devo dire, mi riprometto sempre di vederli, ma li vedrò. Ho conosciuto Fulci, diciamo sì, intorno poco prima di fare Blue Tornado, o forse appena fatto Blue Tornado. Me lo presentò Tonio Tentori, che lo conosceva da parecchio tempo, ed era già diventato un mito Fulci, ancora in vita, diciamo, perché aveva un sacco di appassionati, di fan, perché aveva fatto dei film, soprattutto di genere horror, molto, molto seguiti, molto visti. Io ero curioso di conoscere quest'uomo perché, ripeto, avevo visto solo un film che mi era piaciuto tantissimo, però siccome aveva fatto anche molti altri film trash, non riuscivo a immaginarmi, non so, magari pensavo che fosse una persona così di cultura un pochino più elementare, no? E quindi ho conosciuto Fulci perché sono venuti qua una sera appunto a cena, Antonio Fulci e Antonio Bruschini, che è un altro, purtroppo è morto, insomma era un altro critico del cinema di genere. E beh, devo dire che Fulci è stato qua 4 ore e mi ha impressionato perché è una persona, vabbè, intelligentissima, ma coltissima, altro che fare i film di Ciccio Franchi, cioè coltissima, una cultura a 360 gradi sulla musica, sul jazz, sul cinema, cioè impressionante. Io sono rimasto veramente affascinato da quest'uomo. E mai pensavo che uno che aveva fatto i film con Ciccio Franco, è giusto Ciccio Franco? Sì. Si chiamano così, che forse adesso non so se chi vede questo video sa neanche chi sono Ciccio Franco, ma gli appassionati lo sanno. Dico, mai avrei pensato che fosse un uomo del genere, a parte anche di una simpatia assoluta, pure anche non risparmiava nessuno, perché ha fatto una cronistoria del cinema italiano troppo divertente, insomma non si è salvato quasi nessuno, ma abbiamo riso anche tanto, è stato veramente grande. E quindi io poi mi sono azzardato, devo dire con un po' di timore, a chiedergli se poteva vedere il mio film, che avrei voluto fargli vedere il mio film Blue Tornado. E considerate che allora non c'erano, parliamo del 90, quindi sì, il film doveva ancora uscire, oppure forse era uscito, ma insomma non c'erano le cassette, i DVD, eccetera. Le cassette c'erano, ma il film era appena fatto, non poteva esserci la cassetta. Quindi non mi ricordo, forse si è andati in una sala privata, insomma, gliel'ho fatto vedere. E lui rimase, dice Antonio, ma è incredibile, io non ti conoscevo, ammazza che bravo che sei, ma come hai fatto a fare questi effetti? Insomma, lui è rimasto proprio molto impressionato da questo film e continuava sempre a dire come hai fatto a fare questo, ma che bel montaggio. E dice, Lucio, ma me lo presenteresti? Voglio fare all'Agis una prima così con un pubblico un po' selezionato, invitato. Ma scherzi, per me sarà un piacere. E Fulci, quindi alla sera, non so di quando, ha presentato, insomma, siamo nel 90-91, ha presentato il film all'Agis, spendendo parole incredibili, veramente, che oggi rimpiango di non avere un video di quella serata, perché Fulci mi ha fatto degli elogi in pubblico
che forse i fan dovrebbero anche sapere. Cioè Fulci mi ha fatto degli elogi incredibili, mi ha detto ma tu sei un regista bravissimo, ma gli altri si sognano, nessuno qua in Italia avrebbe saputo fare un film come questo. E se me l'ha detto Fulci, ragazzi, e purtroppo dovete fidarvi di quello che vi dico, e anche Antonio lo può confermare, perché non ho pensato di chiamare uno che girasse in video, un parente, una cosa, che già c'erano le telecamere VHS. E quindi non ho questa grande testimonianza di questa grande persona, perché detto da lui, perché bisogna vedere anche chi te le dice le cose, no? Dette da uno che ha fatto 50 film, 60, non so quanti ne ha fatti, e quindi che il mestiere lo conosce proprio rispetto a me, proprio, cioè lui è un uomo di 7 che io me lo sogno, è uno che ti fa questi complimenti, dice, beh, allora questi... Perché poi Fulci non era uno tenero, eh. Se ti fai i complimenti è perché lo pensi, perché Fulci era uno, insomma, che le cose che pensava te le diceva, non è che te le mandava a dire. Quindi è stata una cosa molto bella per me. Abbiamo continuato qualche volta a vederci, qualche volta a casa sua, avevo conosciuto anche la figlia così, ma entrava e usciva così, e quindi non ho approfondito la conoscenza con la figlia. Siamo andati diverse volte a mangiare fuori la pizza, c'era sempre anche Antonio Tentori presente, perché insomma Antonio lo accudiva proprio, gli stava molto vicino negli ultimi anni della sua vita. Da quel po' che mi ricordo... Fulci si sminuiva un pochino, cioè nel senso che innanzitutto diceva, ma anche perché gli piaceva sempre fare la battuta, era scherzoso, diceva, ma qua tutti sono matti per me, eccetera. Boh, dice, a me mi sembra anche troppo, mi sembra anche eccessivo, insomma lui sminuiva molto. E poi diceva anche, ma poi rideva sempre sul fatto, dice, ma te pagano più di me? Dice, ma tu hai fatto 50, non so, ma io mi sono sempre un po' svenduto, ma sì, ma va bene così. Cioè era uno che non si metteva mai sul piedistallo, mai, e almeno per quello che ho conosciuto io, poi magari con certe persone che lui odiava poteva anche mettersi sul piedistallo, non lo so, questi devi sentire altre testimonianze. E quando lui aveva la percezione di essere considerato perché poi vedi, noi tutti i registi che abbiamo fatto, almeno registi con una certa testa e una certa cultura, come era Fulci, che quindi abbiamo fatto anche un cinema di genere, ma che forse avremmo potuto fare anche un altro tipo di cinema, culturalmente non ci mancavano i mezzi, voglio dire, probabilmente un po' soffrivamo dal fatto di essere un po' snobbati dall'intelligenza sia della critica che degli altri autori, no? E questo proprio a proposito di Fulci ti racconto questo episodio, perché io, siccome Fulci faceva parte dell'ANAC, che era l'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, dove si è sempre saputo che poi era un po' comandata all'inizio scuola, poi Maselli, eccetera, quindi era un po' comandata dall'intelligenza anche politica dei registi che avevano fatto solo un certo tipo di film, anche di impegno sociale, eccetera. E dove io, avendo cominciato con dei film di genere, non ho mai neanche pensato poi Però una volta chiesi a Fulci, dice, ma tu sei dell'ANAC? Sì. Ma allora, scusa, non è che solo quelli che fanno i film d'autore possono essere dell'ANAC. Lui ha detto, Antonio, no, non dico mi posso iscrivere anch'io, ma che ti iscrivi a fare, Antonio? Io, sai come mi chiamano, anche con amore, così, con scuola, ci conosciamo, siamo amici, mi chiamano l'artigiano. Cioè, quindi già mi mettono in una posizione, lui diceva, non serve un cazzo a essere soci dell'ANAC, ha detto. Non ti serve a niente, ma lascia stare. Io ormai ci sono da tanti anni, ci sono dentro, ho detto, però non vieni... cioè, ecco, questo lui capiva che una certa parte, no, non lo considerava forse, e questo è normale. E quindi in questo senso secondo me Fulci era anche modesto, nel senso che non ha mai sfoggiato arroganza per dire io sono il più bravo, io sono qua, anzi lui diceva proprio,
si considerava un mestierante, insomma, capito? Però ripeto, signori miei, un mestierante, se fossero tutti così mestieranti, altro che, ripeto, nessuno si può immaginare la cultura mostruosa che aveva Fulci e la memoria, sapeva tutti i nomi, di tutto, di tutti, la storia dell'arte, tutto, era un personaggio geniale.